In un crash test, il sensore posto sul busto del manichino registra un'intensità della forza esterna totale che agisce su di esso. Il manichino è spinto in avanti dal motore dell'auto con una forza di 150 N e contemporaneamente colpito di lato da una forza di 4400 N. Quindi abbiamo un manichino su un'autovettura e l'autovettura si muove con una forza di 150 N ed è colpito lateralmente da una forza di 4400 N. I due vettori sono fra loro perpendicolari, quindi formano un angolo retto. La composizione di questi due vettori mi dà come vettore somma il vettore C, quindi chiamiamo A il vettore di 150 N, B il vettore della forza perpendicolare e C il vettore risultante. Quindi C vettore è uguale A vettore più B vettore. Essendo un triangolo rettangolo, il vettore C, il modulo del vettore C, lo possiamo calcolare con il teorema di Pitagora. Quindi C è uguale alla radice quadrata di 4400 alla seconda più 150 alla seconda, uguale 4400 2,6 uguale a 4403 arrotondato, che è come dire 4,4 per 10 alla 3 Newton. In questo modo abbiamo risposto alla prima domanda dell'esercizio che ci chiede qual è l'intensità della forza registrata dal sensore, quindi l'intensità della forza non è altro che la somma vettoriale dei due vettori componenti A e B, che mi dà il vettore C, cui modulo 4403. La seconda domanda è quale angolo forma la forza totale registrata con la direzione di marcia dell'auto. Qui andiamo ad utilizzare le formule di trigonometria. Vogliamo calcolare quest'angolo qui, che è l'angolo beta, e in questo caso sappiamo che il lato A è uguale al coseno di beta per il lato C. Quindi il coseno di beta è uguale ad A fratto C, che è uguale a 150 diviso 4403, quindi beta è uguale all'arco coseno di 150 fratto 4403 ed è uguale a 88,05 gradi.